Benvenuti, viaggiatori del sentimento e curiosi della verità sussurrata, nel salotto narrativo di Stelle Turche Rivelate. Oggi solleviamo il sipario su una vicenda che ha tremato fin nelle fondamenta del nostro showbiz. Una storia in cui il confine tra la scena e la vita ha iniziato a sfumare, bagnato di lacrime vere e di una schiettezza che non si vede spesso. Non parliamo di capricci da star o di gelide clausole contrattuali. Parliamo di cuore, di intesa, di un patto non scritto che sa di vecchie storie d'onore. Prima di tuffarci nel vortice, ricordate quel piccolo gesto che tiene vivo il nostro cammino. Iscrivetevi, attivate la campanella per non perdere un solo battito. E se volete sostenere il nostro racconto appassionato, il tasto iscriviti è lì per voi. Pronti a scoprire perché Gökberk Demirci ha deciso di dire basta a tutto? Quello che era iniziato come un mormorio nei corridoi degli studi, un soffio d'aria che passava tra porte semichiuse, è diventato in poche ore la notizia che nessuno pensava di leggere. Gökberk Demirci, volto amatissimo dal pubblico e rispettato dai colleghi, ha annunciato l'uscita dalla serie che aveva incendiato l'attenzione alla sua partenza. Ma non è stato tanto l'addio in sé a far tremare il terreno, quanto le ragioni, crude e lineari, che lui stesso ha spiegato con una sincerità che non ammette repliche. Non rimango in questo progetto senza Özge Yaz. La nostra vibrazione in scena non si sostituisce, ha confessato con lo sguardo di chi ha passato notti bianche a bilanciare la propria coscienza con il richiamo del successo. Tutto è cominciato quando è filtrata la notizia che Özge avrebbe temporaneamente lasciato il set per motivi personali non del tutto chiariti. La produzione, nel tentativo di mantenere il controllo, ha provato a silenziare il sussurro, immaginando di gestire tutto a telecamere spente. Non avevano fatto i conti con l'istinto, spesso impetuoso, e con la lealtà, quasi testarda, di Gökberk. Contro ogni regola non scritta del business è business, lui si è presentato davanti ai microfoni non come un dipendente inquadrato, ma come un artista che difende la verità del proprio lavoro. Con un tono fermo, quasi tagliente, ha dichiarato: non posso far finta di niente. Con Özge abbiamo costruito questa storia mattone dopo mattone, respiro dopo respiro. Senza di lei, per me tutto perde sapore. In un ambiente dove spesso gli attori vengono trattati come pedine spostabili, suonava come un gesto di poesia, una ribellione gentile ma potentissima. La reazione è stata immediata. Le piattaforme si sono accese come un cielo in tempesta. I nomi di Gökberk Demirci e Özge Yaz hanno invaso le tendenze in pochi minuti, trasformando le timeline in un mosaico di clip, citazioni, ricordi, suppliche. Molti ripostavano le scene più iconiche della coppia scenica, accompagnandole con frasi che sembravano epitaffi. Senza di loro, l'incantesimo svanisce. La serie è finita quando li avete separati. In diversi locali di Istanbul, tra un caffè e l'altro, voci vicine all'attore raccontavano che, prima di arrivare alla decisione di lasciare, Gökberk avrebbe tentato l'impossibile. Avrebbe chiesto ai produttori di concedere a Özge tutto il tempo necessario, offrendosi persino di ricalibrare le sue scene, di sospendere le riprese, di sacrificare il proprio calendario. Era pronto a qualsiasi cosa pur di aspettarla, mormorava una fonte. Ma quando ha capito che dall'altra parte c'era un muro, ha tagliato il nodo invece di continuare a tirare la corda. Lo ha detto con parole sue, precise e pesanti. A volte, rispetto e fedeltà pesano più di una firma. Özge Yaz, dal canto suo, ha preferito il silenzio. Uno di quelli che fanno più rumore di 1000 conferenze. Non ha parlato direttamente ai media, ma ha pubblicato una story su Instagram, una frase breve e intensa che tutti hanno letto come una risposta al gesto di Gökberk. Quando qualcuno cammina con te nel buio, non lo dimentichi. Nessun nome, nessun riferimento esplicito, eppure un destinatario chiarissimo. Un grazie velato, ma fortissimo, che ha trafitto più di qualsiasi monologo. Nel panico di chi sente il pubblico scivolare via, la produzione ha provato a correre ai ripari annunciando l'ingresso di una nuova attrice nel cast. L'accoglienza, però, è stata gelida. Un fan della prima ora ha scritto: potete chiamare chi volete, anche la regina di Hollywood, ma l'alchimia non è merce di mercato. Incontro dopo incontro, i giornalisti cercavano divagazioni, lui riportava il discorso al punto, trasformando una conferenza stampa in una seduta collettiva di sincerità. Non è capriccio da divo, ha spiegato Gökberk, è una scelta che nasce dal petto. Devo qualcosa al pubblico, certo, ma soprattutto alla mia verità.
E la mia verità è che con Osge abbiamo creato qualcosa che non si finge. Nessuno interrompeva, come se l'aria stessa avesse messo in pausa il rumore. Con gli occhi lucidi, ha aggiunto, ci sono legami che sfondano la pagina. Con lei non ho condiviso solo battute, ho condiviso un ritmo, un battito. Quello non lo replichi. Fermiamoci su queste parole. Quanti di voi credono che dietro la definizione di chimica professionale scorra un fiume più profondo? È solo stima artistica o c'è un sentimento che non osa farsi chiamare col suo nome? Raccontateci cosa pensate qui, nella nostra casa virtuale di stelle turche rivelate, e se state gustando ogni dettaglio, sosteneteci con un'iscrizione o con un grazie speciale. È il modo migliore per far sentire la vostra presenza in questa avventura emotiva. Mentre i forum ribollivano di teorie sulla vera natura del rapporto, un episodio ha gettato benzina sul fuoco. Anche se nessuno dei due ha mai proclamato pubblicamente un ritorno alla vita privata condivisa, in tanti giurano che tra loro ci sia sempre stato più di un'amicizia professionale. Non si guarda un partner di scena così, quello è amore, anche se non lo chiami amore, ha scritto un utente sotto un video diventato virale. Le voci si sono fatte più insistenti quando, nel quartiere bohemien di Cangir, un paparazzo ha immortalato Osge entrare in un caffè appartato e, poco dopo, Gökberk uscire dallo stesso locale dalla porta sul retro. Nessuno scatto li ritrae allo stesso tavolo, ma la coincidenza degli orari è fin troppo precisa. Un incontro discreto per dirsi addio? Una riunione segreta per definire una strategia comune? O le prime pagine di qualcosa di nuovo, lontano dai riflettori? Un cronista di una rivista di costume ha giurato di aver colto uno stralcio di dialogo, un eco di parole capaci di cambiare il senso delle cose. Secondo lui, Gökberk avrebbe detto a Osge, non vado avanti senza di te. L'ho capito il giorno in cui ho visto la tua sedia vuota sul set. Nessuna conferma ufficiale, eppure la frase ha cominciato a circolare come una piccola leggenda urbana fra i fan, alimentando il mito di un amore che preferisce perdere una battaglia di carriera piuttosto che perdere il proprio cuore. La pressione congiunta dei media e del pubblico ha obbligato gli sceneggiatori a riscrivere con urgenza. Sembra che il personaggio di Gökberk scomparirà in un episodio speciale, pubblicizzato con una promessa che sa di ferita. Un addio più doloroso di un tradimento. Nel trailer, un'inquadratura lunga cattura lo sguardo di Gökberk perso in lontananza, lucido di lacrime trattenute. In poche ore, milioni di visualizzazioni. Osge, in un altro gesto muto ma eloquente, ha pubblicato una foto di scena con lui accompagnandola con parole che hanno incendiato i commenti. Grazie per non aver recitato, ma per aver sentito. Cuori spezzati, testimonianze, esortazioni a un ripensamento. L'onda emotiva è esplosa. Un membro della troupe ha sussurrato un dettaglio capace di lasciare senza fiato. L'ultima scena girata insieme non è entrata nel montaggio finale. È stata ritenuta troppo vera, troppo intensa per chiudere in modo convenzionale. Ma gira voce che quella sequenza possa vedere la luce sulle piattaforme digitali come contenuto extra, una reliquia per chi ha amato ogni loro respiro in scena. In rete c'è chi spera in un rientro miracoloso, chi accetta la dignità di questa uscita, chi semplicemente ringrazia per l'autenticità regalata. Su una cosa, però, tutti convergono. Gökberk e Osge hanno lasciato il segno. Non solo come personaggi pubblici, ma come interpreti che hanno scoperchiato il proprio cuore davanti alle telecamere. Nell'ultimo incontro con la stampa, Gökberk ha tirato il fiato a fondo, come per liberare tutto in una sola frase. E ha lasciato cadere una sentenza dolce e terribile. A volte, voler bene significa lasciare andare. Si è alzato, ha salutato con un cenno misurato, e se n'è andato senza voltarsi. Un grumo in gola, per tutti. Questa vicenda insegna che persino in un'industria fatta di illusioni lucide e plastica di scena, l'umanità sa ancora irrompere con forza. Gökberk Demirci ha scelto la lealtà. Osge Yaz ha scelto se stessa. E insieme, paradossalmente, hanno scritto il finale più bello. Quello che nessuno aveva osato mettere su carta. Che cosa pensate, amici di Stelle Turche Rivelate? È un addio scolpito nella pietra o solo un intervallo prima del prossimo atto? Vi leggiamo nei commenti, vogliamo ascoltare la vostra voce, perché questa storia si completa con il vostro sguardo. Non dimenticate di iscrivervi e di cliccare su iscriviti per sostenere il nostro lavoro e permetterci di raccontarvi, senza filtri, ciò che accade oltre il sipario. Da Stelle Turche Rivelate, un abbraccio, ricordate, la verità non abita nelle parole ripetute,
ma negli occhi che le pronunciano. Alla prossima, con il cuore già in attesa di ciò che verrà. E mentre chiudiamo, resta in sospeso una domanda che vale più di 1000 smentite. La storia di questi due artisti, che hanno incantato un paese intero con un'intesa che pareva scritta nel destino, è davvero arrivata al punto finale o abbiamo solo girato pagina? Ciangir, i set, i corridoi, le sedie vuote e i trailer pieni di nostalgia saranno ancora lì domani, pronti a raccontare un'altra versione del vero. Forse, un giorno, vedremo quella scena esclusa, ascolteremo interviste in cui una risata toglie peso alle ombre, o leggeremo un semplice messaggio capace di accendere una nuova speranza. Non servono proclami quando il sentimento parla da sé. Servono silenzi che sanno tenere la mano. E, a volte, basta sapere che qualcuno ha avuto il coraggio di mettere il cuore davanti a tutto il resto. In quell'atto, che non richiede applausi, c'è la trama segreta che rende indimenticabili i loro nomi. Se mai questo fosse un arrivederci, lo scopriremo con la stessa pazienza con cui si aspetta la prima luce del mattino, senza fretta, con rispetto, e con gli occhi puntati su due sguardi che, anche da lontano, sembrano ancora cercarsi. Intanto, le scrivanie degli autori si riempiono di fogli riscritti, i telefoni di messaggi accorati, i corridoi di studio di passi che rimbalzano da una stanza all'altra. Ogni bicchiere di tè dimenticato su un monitor racconta una notte troppo lunga, ogni costume lasciato su una sedia ha ancora addosso il calore degli attori. In questa frenesia, la semplicità di un gesto, fermarsi, ammettere che il tempo non si forza, accogliere un'assenza senza svenderla. Vale più di 1000 comunicati perfetti. Se ci sarà un ritorno, non lo annuncerà un manifesto neon. Lo porterà un fotogramma fuori fuoco, un sorriso spuntato all'improvviso, una pausa che si riempie di significato. Fino ad allora, rimarrà questa storia. Un uomo che sceglie di non barattare la propria coerenza, una donna che protegge il proprio equilibrio, e due carriere che, proprio nel momento della divisione, si rivelano più grandi di qualsiasi numero. La città, intanto, continua. Le notti di Istanbul sanno trattenere i segreti, i bar del centro sono già pieni di nuove dicerie, le vetrine riflettono sogni e paure. Ma ogni volta che parte una replica, ogni volta che una clip dei loro sguardi riappare tra le raccomandazioni, si riaccende il filo invisibile che li lega al pubblico. Non importa quante volte verranno annunciati nuovi ingressi, nuovi colpi di scena, quella speciale fratellanza d'anima che Gökberk e Özge hanno condiviso resta lì, al centro, come un faro. E a noi, qui a Stelle Turche Rivelate, non resta che fare ciò che sappiamo fare meglio, custodire, raccontare e rispettare quella luce, sperando che un giorno torni a brillare sul set con l'intensità di sempre. Vi ringraziamo per aver camminato con noi in questo racconto. Restate connessi, tenete acceso il campanello dei sentimenti e continuate a credere che, nelle storie che contano, la scelta più coraggiosa è sempre quella che non tradisce il cuore. Da Stelle Turche Rivelate è tutto. Finché avremo voce, vi racconteremo dove finiscono le scene e dove comincia la vita.